L'equilibrio sul filo del cielo. Drone russo sconfina in Romania, la risposta NATO. Da qualche giorno il fronte orientale dell'Europa è segnato da tensioni crescenti. Non è una novità che la guerra in Ucraina abbia effetti che superano i suoi confini, ma la moltiplicazione degli incidenti aerei, i droni russi penetrati nello spazio aereo di paesi NATO e la reazione dell'Alleanza Atlantica stanno ridefinendo in modo concreto la percezione e la prontezza di tutti gli stati coinvolti. Il nuovo allarme in Romania. Nel fine settimana, un drone ritenuto russo ha oltrepassato lo spazio aereo della Romania. Le autorità di Bucarest, precisamente il Ministero della Difesa, hanno fatto alzare in volo 2 caccia F-16 dell'aeronautica militare rumena, dalla 86esima base aerea, e come parte delle forze NATO, anche 2 Eurofighter tedeschi. Il velivolo senza pilota è stato seguito finché non è scomparso dai radar, nei pressi del villaggio di Kilia Veche, nella regione di Tulcea, al confine con l'Ucraina. Non ha sorvolato zone abitate e per il momento non ha provocato danni né vittime. Tuttavia, la Romania ha definito l'azione russa inaccettabile e sconsiderata, sottolineando la necessità di proteggere la propria sovranità aeronautica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha qualificato l'incursione come un'evidente espansione della guerra da parte della Russia, osservando che il drone ha penetrato di circa 10 chilometri nello spazio rumeno e operato in spazio NATO per circa 50 minuti. Polonia allerta alta e risposta preventiva. Anche la Polonia è stata teatro di allarmi. Ne sono un esempio l'intrusione di una ventina di droni russi nella notte tra il 9 e il 10 settembre. In seguito, le autorità polacche hanno dichiarato l'operazione preventiva per proteggere il proprio spazio aereo. Hanno alzato in volo caccia, attivato allarmi antiaerei in regioni di confine, chiuso temporaneamente l'aeroporto di Lublino e fatto risuonare le sirene in località quali Swidnik e Kelm, oltre ad inviare SMS di avviso ai residenti nei distretti di confine. Il primo ministro Donald Tusk ha poi dichiarato che la minaccia è scongiurata, pur invitando tutti alla vigilanza continua. L'operazione Sentinella dell'Est, Eastern Sentry. Questi sconfinamenti attacchi hanno accelerato l'adozione di una reazione collettiva della NATO che ha lanciato l'operazione Sentinella dell'Est, o Eastern Sentry. L'obiettivo: rafforzare la difesa del fianco orientale, in particolare contro la minaccia dei droni russi. Tra le misure previste, il dispiegamento di jet alleati, F-16, Eurofighter, Rafale, per sorveglianza e intercettazione, un rafforzamento delle difese antiaeree, più sorveglianza radar e maggiore coordinamento tra gli Stati membri della NATO. La possibilità di estendere impegni già presi, come nel caso dell'Italia, che sta valutando di inviare altri 2 caccia, o di prolungare la presenza dei sistemi di difesa già dispiegati. Altri fronti: attacchi in Russia e riconquista in Ucraina. Parallelamente a quanto avviene al confine occidentale dell'Ucraina, Kiev sta intensificando l'offensiva militare. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di Kirishi nella regione di Leningrado, una delle più grandi della Russia, che lavora circa 17,7 milioni di tonnellate di petrolio l'anno. 3 droni sono stati intercettati nell'area, ma i rottami di uno hanno causato un incendio che è poi stato domato. Non si segnalano vittime. Un altro attacco è stato segnalato nella raffineria di Ufa, nella Repubblica Russa del Bashkortostan, a circa 1400-1500 km dal confine ucraino, con esplosioni e incendio su larga scala. Nel territorio ucraino è stato riconquistato il villaggio di Filia, nell'oblast di Dnipropetrovsk, temporaneamente occupato dalle forze russe. Attacchi russi aerei con razzi multipli hanno colpito la regione di Kharkiv, in particolare il villaggio di Borova, provocando vittime civili, un uomo morto, altri 2 feriti anziani. Nella notte un attacco russo ha preso di mira il villaggio di Inhulets, nella regione di Kherson. Una donna è stata uccisa, altre 5 persone ferite. Le dichiarazioni diplomatiche e la politica delle sanzioni. Nel pieno di queste provocazioni, il dibattito politico si è acceso. Donald Trump ha richiamato gli alleati NATO affinché impongano più sanzioni alla Russia e ha chiesto esplicitamente che tutti smettano di acquistare petrolio russo, collegando questo tema anche a dazi verso la Cina. La Polonia ha manifestato pieno sostegno all'iniziativa di Trump in questo senso, ribadendo la sua opposizione all'importazione di energia russa. In Romania, la ministra degli esteri Oana Zoiu
ha annunciato che porterà la questione del drone all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sollecitare il rispetto rigoroso delle sanzioni contro Mosca. L'Italia e gli scenari nazionali. L'Italia, pur già presente sul fianco orientale con personale, sistemi radar, caccia F-35 e sistemi di difesa come il SAMP-T, sta valutando un impegno maggiore. Possibile invio di altri 2 caccia F-35 o Eurofighter, estensione dell'impiego dei sistemi già dispiegati. Tuttavia, la Lega ha espresso riserve, chiedendo che non si trascuri il fronte sud, suggerendo che alcune risorse andrebbero concentrate lì.